se sei d'accordo, io partirei con questo argomento, con Antonio Vitiello, Milan News. Ciao Anto, bentornato. Ciao a tutti. Allora, stavamo commentando un po' i nomi che hanno iniziato a uscire quest'anno, ancora prima della fine del campionato. Ci stanno domandando da qui alla fine del calciomercato quanti nomi, da Milinkovic-Savic, oggi quello di Frattesi. Però, Anto, io con te vorrei partire da uno step prima, perché ovviamente prima di andare a impostare il mercato e quindi andare a prendere i profili che servono per soddisfare che è il modo di giocare, che sarà il modo di giocare del Milan, bisogna per l'appunto definire questo modo di giocare. È da qualche giorno che ci stiamo interrogando su questo passaggio al 4-3-3, quindi diciamo un superamento di fatto della necessità del trequartista classico, chiamiamolo così. Secondo te che cosa succederà? Ma guarda, allora, io credo che il 4-3-3 sia un modulo che il Milan potrebbe tenere in considerazione in vista del mercato ed impostare magari anche qualche operazione per riuscire a prendere giocatori adatti al 4-3-3. Però quello che mi risulta è che il Milan l'anno prossimo continuerà con il 4-2-3-1 come modulo principale, avendo pure in rosa giocatori che volendo possono modificare questo modulo, adattarsi magari a mezzali e passare quindi ad un 4-3-3. Secondo me sono i due moduli principali che il Milan porterà avanti nella prossima stagione. Tanto è vero che comunque il Milan, per esempio, in base a quello che ci risulta dal punto di vista del mercato, sta cercando giocatori come Loftus-Cheek che sono praticamente un mediano, quindi da mettere davanti alla difesa nel classico 4-2-3-1 di Stefano Pioli, accanto a Sandro Tonali, in attesa poi anche del rientro, si spera prima possibile, di Bennacer, anche se dubito che possa rientrare prima del 2024, considerando la gravità dell'infortunio, e quindi insomma credo che a livello di modulo si dovrebbe proseguire con il 4-2-3-1, sono anche le indicazioni che ci arrivano sul mercato. Quindi a maggior ragione, la mia previsione, Antonio, non so se tu sei d'accordo, che De Ketelare, al di là del tanto parlare che se ne fa in prestito, via eccetera, la mia previsione è che De Ketelare resterà senz'altro al Milan, soprattutto se resta Paolo Maldini, perché sarebbe un po' sconfessare le scelte dello scorso anno. Il discorso invece sta su Brahim Diaz, il ragazzo vuole restare al Milan, il Real lo rivuole indietro, come andrà a finire e soprattutto, Anto, qual è il prezzo giusto di questo ragazzo? Allora, su De Ketelaere, da quello che so, dovrebbero comunque fare delle valutazioni, nel senso concedere un altro anno a De Ketelare al Milan, facendogli fare la preparazione fin dal primo giorno e non invece come è successo la scorsa estate, quando è arrivato praticamente a campionato ormai iniziato, no? a metà agosto. E quindi dare una nuova possibilità a De Ketelare, cercando anche di fargli resettare mentalmente questa stagione deludente. De Ketelare deve prendere fiducia in se stesso, nei propri mezzi, deve cercare di essere più sereno quando scende in campo, perché io lo vedo davvero impaurito, cioè lui ha paura proprio di giocare a calcio in questo momento. Quindi o la soluzione che resta al Milan un'altra stagione, oppure parlando col giocatore e con il suo agente si potrebbe anche decidere di darlo un anno in prestito per rigenerarlo, no? Soprattutto dal punto di vista mentale, cioè il giocatore deve riacquisire fiducia in se stesso. Quindi queste due soluzioni, anche se secondo me alla fine, come hai detto tu, potrebbe rimanere. Per quanto riguarda Brahim, il Milan settimana prossima credo che comincerà a trattare in maniera un po' più insistente con Real Madrid, soprattutto se, ce l'auguriamo, il Milan dovesse concludere domenica il discorso qualificazioni in Champions, perché quello è fondamentale. Il Milan deve avere la matematica, l'aritmetica certezza di giocare la prossima Champions League. Da quello che filtra, il Milan arriverebbe a 18-20 milioni per Diaz. Queste sono le notizie che arrivano. Da quello che invece arriva dalla Spagna potrebbero non bastare queste cifre per acquisire definitivamente Brahim, che al Milan da 3 anni
e sono 3 anni di prestito, il Milan lo vorrebbe prendere a titolo definitivo. Qualche collega spagnolo mi parla di 25-30 milioni la richiesta del Real Madrid. Queste sono le cifre e questa è la situazione di Brahim. Se poi mi chiedi dal mio punto di vista personale cosa ne penso del giocatore, io credo che, con tutto il bene e il rispetto, 20 milioni mi sembrano un po' eccessivi per Brahim, che fa sempre il suo, però è un giocatore molto discontinuo, e sulla tre quarti del Milan serve gente un po' più di non dico di qualità, perché secondo me Brahim ce l'ha la qualità, sì, ma anche a livello fisico, anche a livello di continuità. Ecco, serve un giocatore che dia sicurezza in quel reparto. Anche per questo il Milan sta prendendo Kamada dell'Eintracht, che può essere utile sia a centrocampo ma anche sulla tre quarti, e lui comunque qualche gol in più quest'anno lo ha fatto, tant'è vero che Milan, se lo prende, non spende niente, perché è un parametro zero, e questo è il grande vantaggio dell'operazione Kamada. Quindi scusa Leo, non dico che è in definizione Trattativa l'operazione, avanzata. però a trattativa avanzata con Kamada. Sì, da quello che capisco io sì, nel senso che un giocatore, d'altronde lui ha già dato l'ok al Milan, aveva offerte dalla Germania, perché ovviamente lui, giocando in Bundes, quando arriva il Borussia Dortmund, che potrebbe addirittura vincere il titolo quest'anno, ha sempre comunque un grande fascino, il Borussia. Nonostante questo, pare proprio che lui abbia dato l'ok per il trasferimento al Milan. Il Milan non ha ancora concluso l'operazione, secondo me, per un paio di motivi. Il primo è che deve essere sicuro di giocare la Champions l'anno prossimo, perché comunque l'ingaggio di Kamada va sopra i 3 milioni, quindi è un ingaggio comunque importante, e poi perché deve ragionare anche sulle caselle da extracomunitario, perché se tu prendi Kamada e Loftus-Cheek, praticamente a fine maggio hai già concluso le possibili operazioni con gli extracomunitari, quindi anche questo è una valutazione che stanno facendo al quarto piano di Casa Milan. Però l'operazione è concreta e secondo me molto molto avanzata con il giapponese. Antonio, sempre sul discorso collegato anche a Brahim Diaz, ti faccio un'altra domanda, un'altra magari anche suggestione, perché in questi giorni, e poi ci dirai anche tu, si è parlato tanto anche di Milinkovic-Savic, non tanto diciamo magari per il giocatore, proprio perché quest'anno ci potrebbero essere le condizioni anche economiche, visto che il giocatore è in scadenza, il giocatore vuole andare via, sarà probabilmente il suo ultimo anno alla Lazio. Se tu mi dici che il prezzo di Brahim Diaz è sui 25, addirittura 30, chiaro, quello di Milinkovic, la richiesta. Il Milan non potrebbe fare, secondo te, uno sforzo in più e cogliere questa occasione qui? Perché, ripeto, non discuto il valore del giocatore, che è altissimo, ma quest'anno forse è l'anno migliore per prenderlo. Guarda, a me Milinkovic-Savic piace tantissimo e credo che sia l'acquisto ideale per rinforzare il centrocampo del Milan. Tra l'altro, in una stagione in cui non è stata esaltante per lui, comunque i suoi 8-9 gol li ha fatti. Pensa quando invece è una stagione esaltante, insomma, arriva anche a una quindicina di gol, come è successo in passato. Quindi un giocatore che porterebbe centimetri, gol, assist e giocate importanti, quindi lo andrei a prendere subito per il Milan. La questione Milinkovic però è che, da quello che mi spiegano, innanzitutto davvero trattare con Lotito, anche se hai l'ultimo anno di contratto, ma lui comunque ti chiede cifre alte per Milinkovic. Siamo attorno ai 40 milioni per un giocatore che scade nel 2024. Quindi fino all'ultimo Lotito non molla un centimetro. Seconda cosa, attualmente dovrebbe guadagnare attorno ai 3,5, se non vado errato, Milinkovic, e vorrebbe un contratto da 5-6 milioni, soprattutto se va all'estero. Per esempio per il Manchester United pagare Milinkovic 6 milioni non è niente, quindi gliene chiede 6, gliene danno 7 praticamente al Manchester. Esatto, e questo è un altro problema. Inoltre, dopo le verifiche che abbiamo fatto, al momento non sembra essere un nome
caldo per il Milan, nonostante ci sia gradimento, cioè se tu chiedi a Maldini e Massara ma ti piace Milinkovic-Savic, è ovvio che ti dicono di sì, a chi non piacerebbe, però non c'è una trattativa. Questo è il vero problema, che non c'è una trattativa, quindi vediamo se magari nel corso dell'estate ci saranno degli incastri particolari, magari Milan e Lazio tornano a parlare per qualche giocatore e riparlano anche di Milinkovic, insomma io non dico mai impossibile sul mercato, però al momento mi sembra un'operazione non prioritaria per il Milan, sfortunatamente aggiungo io da esatto, infatti. e ci accodiamo. Anto, l'ultima, poi giuro che ti lasciamo, sarà Open Da il prossimo toccata del Milan? Anche qui non ci sono grosse conferme sul nome di Open Da, più o meno possiamo fare copia e incolla sul gradimento per Milinkovic e la stessa cosa per Open Da. Secondo me è un bel giocatore, potrebbe essere molto interessante per il Milan, ma sull'attaccante secondo me non sono ancora usciti i veri nomi. A capire anche secondo me che tipo di attaccante il Milan vuole prendere sul mercato, se un giovane comunque forte ma da far crescere o se va su un giocatore già pronto, ad esempio di 24, 25, 26 anni, che può farti fare davvero subito, immediatamente il salto di qualità. Tra l'altro io credo che il Milan addirittura possa andare a prendere 2 attaccanti se Ibrahimovic non dovesse più rimanere in rossonero. Per esempio l'Arnautovic di turno arriva come sostituto di Ibra e questo attaccante X va a prendere il posto di Origi con Giroud che resta in rosa ovviamente, quindi potrebbe essere questo lo scenario sul reparto offensivo del Milan di quest'estate. Perfetto, sei stato Antonio, chiarissimo, davvero, grazie mille. Antonio Vitiello, Milan News. Ciao Anto, grazie mille. Ciao. Ciao. Ciao.